Senti, ieri Joe mi ha quasi convinto che il sistema vale più dell'obiettivo. Eh, E poi stasera, prima di registrare, ho aperto il quaderno per scrivere 3 righe. tre righe? L'ho guardato, l'ho richiuso e nella mia testa è arrivata subito una frase. Tu non sei una persona che scrive. Ecco, quella frase è più importante del quaderno. Più importante dell'abitudine? Sì, oggi non parliamo di cosa fai. Parliamo della persona che credi di essere mentre lo fai. Lascia che ti racconti una cosa. Clear ha un esempio che mi è rimasto in testa per giorni. Dimmi. Due persone a una festa. A entrambe viene offerta una sigaretta. Entrambe non fumano da qualche mese. La situazione classica. La sigaretta passata per cortesia. Esatto. La prima dice: "No, grazie, sto cercando di smettere." La prima sono io, ogni domenica sera con la crostata sul tavolo. La seconda dice: "No, grazie, io non fumo." Stessa azione, due persone diverse. Aspetta, te, è proprio quello che mi succede. Ho provato a smettere lo zucchero 2 anni fa. Eh, Ogni cena rifiutavo il dolce e dentro pensavo, sto resistendo, come se il cioccolato fosse lì ad aspettarmi. e dopo qualche settimana? Ho mollato. La resistenza mi aveva sfinita. Non si può stare in guardia per sempre. Ecco, perché resistere è quello che fa una persona che vuole il dolce ma cerca di non mangiarlo. Quindi non era forza di volontà che mi mancava. No. Era un'identità diversa. E senti, non lo dico solo per i fumatori e lo zucchero, te lo dico perché io ho fatto la stessa identica cosa per anni, Tu? con le email. Lo so, suona ridicolo. Dimmi. Le lasciavo lì, aprivo, chiudevo, spostavo la finestra. Non rispondevo e mi dicevo: "Non sono il tipo che risponde subito." Lo trattavo come carattere, E ti sentivi in colpa. ogni giorno. Ma la cosa strana è che la colpa non cambiava il comportamento, anzi, peggiorava le cose. Cioè, Ogni email non risposta era una piccola prova. Ecco, visto? Non sono il tipo. quindi più ti sentivi in colpa, più diventavi quella persona. Esatto, mi davo prove ogni giorno di chi credevo di essere. E quando hai capito che era un'identità, non un carattere. Quando ho letto questo capitolo, non subito, ci ho messo qualche giorno. Ma a un certo punto mi sono detto: aspetta, io credevo fosse natura. E invece era solo una storia che mi raccontavo. E qui Clear fa una mossa che mi ha cambiato il modo di vedere le cose. Descrive tre cerchi concentrici. Pensa a un bersaglio. Va bene. Il cerchio esterno è il risultato, quello che ottieni. Perdere 10 kg, finire un libro. Il cerchio che conosco meglio. Parto sempre da lì. E serve a poco, come dicevamo ieri. E quello in mezzo deve essere il come, no? Quello che faccio ogni giorno. La sveglia, la corsa, la lista della spesa. Esatto, il processo. E al centro, il più piccolo, l'identità. Chi credi di essere mentre lo fai. E io non mi sono mai chiesta davvero chi sono io con il cibo. Mai. Ho sempre puntato al risultato. Sì, voglio perdere 5 kg, parte dal risultato. Leggo 30 minuti ogni sera, parte dal processo. Funzionano per qualche settimana. E poi tornano indietro. L'ho provato 20 volte. Esatto. Se l'identità al centro non si sposta, il comportamento torna sempre indietro. Come un elastico, tiri, tiri, e appena molli, torna. Ogni gennaio mi ritrovo nello stesso punto. Ed è qui che molti mollano, pensano: non ho disciplina. Invece il problema è un altro. Joe, devo essere onesta. Cambiare chi sei suona molto più difficile di cambiare cosa fai. All'inizio anch'io l'ho pensato. Ho riletto quel passaggio 3 volte prima di capirlo. Mi sta dicendo che decidere chi sono non basta. Esatto. Clear non dice decidi chi sei e il cambiamento arriva. Dice una cosa più precisa. L'identità non si dichiara, si costruisce. Si costruisce come? Le azioni. Una alla volta. Clear usa una metafora forte. Ogni azione che fai è un voto per la persona che vuoi diventare. Un voto. Un voto. Lascia che respiri un secondo questa frase. Pensaci. Le azioni di oggi non sono solo azioni, sono prove, voti. Voti per chi?
La persona che vuoi essere domani. Te lo dico perché torno alle email di prima. Quando ho cominciato a rispondere, anche tardi, anche male, 2 righe e basta, non è che le email sparivano, cambiava qualcos'altro. Cosa? Ogni risposta era una piccola prova per la versione di me che voglio. Una prova che cominciavo a essere quel tipo lì. Non grandiose, piccole, ma contavano. E al posto della colpa cosa sentivi? All'inizio niente, sinceramente, solo l'azione. Poi, dopo qualche settimana, una cosa strana, meno fastidio quando aprivo la posta. Non era diventato facile. Era solo un po' meno tuo nemico. Aspetta, quindi non sto fingendo di essere una persona che scrive. No, Sto raccogliendo prove di chi sto diventando. esatto. Prove, non bugie. Mamma mia, questo mi toglie un peso enorme. Io ho sempre pensato che dovevo sentirmi diversa prima di agire e non mi sono mai sentita abbastanza. Ed è la trappola. L'identità non viene prima delle azioni. Viene con le azioni. Prima i voti, poi la certezza. Quindi un'azione piccola, fatta oggi, anche brutta, vale come prova. Vale è come. Scrivi 3 righe nel diario, un voto. Nessun voto da solo cambia tutto. Ma se ne accumuli abbastanza, La maggioranza decide chi sei. Poche settimane di azioni costanti cominciano già a costruire una storia nuova. però aspetta. Ho fatto settimane intere di voti, corso ogni mattina, dormito bene, mangiato bene. E poi? E poi è arrivata una settimana difficile. 2 notti senza dormire, i bambini malati, il lavoro al massimo, 5 giorni saltati di fila. 5 giorni sembrano tantissimi quando sei dentro. Sì. E sai qual è stata la prima frase che mi è venuta? Dimmi, Ecco, la solita Emma. la solita Emma. Sì, quella frase lì. Arriva subito, automatica. Aspetta, lascia che quella frase respiri un secondo. La solita Emma. Sembra una constatazione, no? Come dire, fa freddo. Sì. E invece? E invece è una sentenza. Mamma mia, mi sto dando una sentenza in 3 parole. Ed è esattamente quello. Non ho saltato 5 giorni, sono diventata quella che molla. Ho cancellato tutto. 2 mesi di mattine corse, spariti. E sai dove la sento quella frase? Non in testa, in pancia. Mi si stringe lo stomaco. Già. Una specie di peso che mi dice, ecco, lo sapevi. Come se confermasse qualcosa che già sapeva di me. Sì. E in quel momento non penso ho avuto una settimana brutta. Penso sono fatta così. È una porta che si chiude. Ed è quello che Clear chiama il momento più pericoloso. Possiamo chiamarla identità bloccata. Identità bloccata. Quando continui a raccontarti la stessa storia su di te, anche se una parte di te vuole cambiare. Sono disorganizzata. Non sono il tipo. Sono fatta così. Per anni mi sono detta, sono disorganizzata, come fosse natura. E più lo dicevo, più smettevo di provarci. Ed è anche una forma di sicurezza. Se non provi davvero, non puoi davvero fallire. Una scusa comoda. Brutta ma comoda. Esatto. E senti, tornando alla settimana di crollo, Clear dice una cosa che a me ha cambiato la testa. Dimmi. Non hai bisogno che ogni voto vada dalla stessa parte. Ti basta la maggioranza. La maggioranza? Pensa a un'elezione. Un politico vince con il 62%. Non ha convinto tutti. Non ha vinto ogni quartiere della città. Ma ha vinto. Ha vinto. E allo stesso modo, se la maggioranza delle tue azioni dice «sono una persona che si muove», quella identità diventa reale. Anche dopo 5 giorni saltati. Anche. E lo confesso, io questa cosa ho dovuto digerirla davvero. Sono il tipo tutto o niente. Se salto un giorno, lo sento come crollo totale. Pensavo fossi solo io. No, ce lo portiamo addosso in tanti. E la cosa peggiore è che il tutto o niente sembra serietà, sembra rigore. Invece è solo un'altra etichetta. Una che pesa parecchio. Ed è anche quella un'identità. Tutto o niente. Non sono uno che mantiene. Ogni volta che te lo dici, è un voto per quella versione. Mi sa che io ne ho una pila di queste etichette. Non ho memoria.
Non sono creativa, non sono pratica, le porto addosso da 20 anni. Senti, io a questo punto mi sto dicendo, bello tutto, ma adesso devo fare la spesa, prendere i bambini e domani mattina è di nuovo tutto da capo, da dove parto davvero. Clear dà una domanda sola. Non cosa voglio ottenere, ma chi è il tipo di persona che potrebbe ottenerlo. E già la domanda è diversa. La persona organizzata che voglio diventare, cosa fa lunedì mattina quando è stanca? Vai nel dettaglio. Cosa fa quella persona a colazione? Cosa sceglie a pranzo? Come si comporta quando è di corsa? Per me questa settimana provo una cosa sola. Ogni mattina mi chiedo cosa farebbe la persona organizzata che voglio diventare. Anche una sola. Sì, mettere le chiavi sempre nello stesso posto. Un voto al giorno. Piccola, concreta, ripetuta. E se salto un giorno? La regola di Clear è semplice. Mai saltare 2 volte di fila. Un giorno è un incidente. 2 giorni di fila è l'inizio di un'abitudine sbagliata. Mai 2 di fila. Lo scrivo sul frigo. E sai la cosa più bella? Non stai cercando di essere perfetta. Stai cercando di essere te. Quella versione che hai scelto, non quella che ti sei trovata addosso. Questa frase mi è arrivata in pancia. Pensaci un secondo prima di rispondere. Hai un'identità che vuoi cambiare? Non un'abitudine, proprio un'identità? Sì, quella di stasera. Non sono una persona che scrive. Da quando hai aperto il quaderno e l'hai richiuso. Esatto. E adesso? Adesso vado a casa, riapro il quaderno e scrivo 3 righe, anche brutte, anche inutili, Per dimostrare cosa? per non dimostrare niente, per dare un voto. Stasera 3 righe, anche brutte. Non per diventare scrittrice in un giorno, per dare un voto alla Emma che scrive. Un voto alla volta. E se salto un giorno, va bene, ma non 2 di fila, mai 2 di fila. Esatto. Prima la persona, poi il sistema che la protegge. Domani le 4 leggi, come si costruisce concretamente un'abitudine che dura e come si smonta quella sbagliata. Ci vediamo domani.